Uso un traduttore automatico per i sottotitoli e mi scuso per eventuali errori di traduzione. Buongiorno a tutte care amiche, buongiorno a tutte anche oggi da casetta, dalla nostra casetta in campagna. Grazie per essere qui anche oggi insieme a noi. In questo video oggi voglio raccontare anche un'altra passione che abbiamo io e mio marito. In realtà è una passione di mio marito che mi ha contagiata e a volte sono io che gli chiedo di andare a fare un giro in moto. E così oggi è domenica, andiamo a un motoraduno a Villa Cidro e ci sarà anche la sagra delle ciliegie. È distante da casetta nostra 50 km e in questo paese non ci sono mai stata, ma è veramente, ma veramente tanto, ma tanto carino. Come dico sempre, la Sardegna non è solo mare. Ma adesso voglio raccontarvi un po' del nostro pranzo picnic. Ho preparato delle piadine fatte in casa con della carne impanata. Vi lascerò qui sotto in descrizione 2 ingredienti. Per 5 piadine occorrono 400 g di farina e 200 di acqua. Un cucchiaino di sale e un po' di olio d'oliva nell'impasto e nel frattempo adesso inizio a preparare la carne impanata. Di solito uso dell'aglio prezzemolo, del sale, delle uova e del pane grattugiato. E così questa mattina mi sono messa presto ai fornelli per uscire almeno alle 10 da casa. Queste piadine sono molto semplici, non contengono nessun tipo di lievito, quindi acqua, farina, sale e un po' d'olio d'oliva o anche strutto volendo potete aggiungere e ovviamente un pizzico di sale. Un pizzico, scusate, per ogni piadina. E poi l'impasto andrà a riposare per almeno mezz'ora. Nel frattempo, come avete notato, ho iniziato a impanare la carne. E con l'uovo avanzato e con il pan grattato io di solito preparo queste palline di pane che mia figlia ne va matta. In totale ho preparato 5 piadine, 2 per mia figlia che è andata al mare, 2 per mio marito e una per me. Non volevo essere impacciata per poi risalire in moto dopo pranzo perché è alta da dietro e quindi faccio veramente fatica per salire. Ho messo a friggere con dell'olio d'oliva e una volta cotta la carne ho iniziato a mettere una bella padella capiente a scaldare e nel frattempo mi sono portata avanti e ho preparato 5 palline dello stesso peso. E così ho iniziato a lavorarle con un mattarello. Potete dare lo spessore che più vi piace. Ma ecco qua, la cosa più bella è quando si vedono le bolle che si formano durante la cottura. Anche questa piadina la utilizziamo molto per quando dobbiamo portare del cibo pronto da casa. Anche questa è un'ottima soluzione che poi si possono farcire come si vuole ovviamente.
Noi abbiamo scelto della semplice carne impanata con un po' di insalata e un po' di salse. Non lo so, quella... vedi tu, quella che magari una guarda. Dopo aver preparato tutto quanto, ci siamo messi in giardino a fare colazione poco prima di uscire di casa e così abbiamo consumato gli ultimi 2 biscottoni che avete visto nel video scorso. Finiamo la nostra. Oggi voglio raccontarvi anche di questa nostra passione. In realtà era la passione di mio marito che l'ha contagiata veramente tanto anche a me e come dicevo sono io che a volte gli dico quando andiamo a fare un giro in moto. Perciò, oltre alle nostre passeggiate in moto in questo periodo estivo, di solito ci piace anche partecipare ai motoraduni. Oggi in coincidenza si farà anche la sagra delle ciliegie, come vi ho detto all'inizio del video. Sono veramente belle e poi per chi ha la passione della moto è veramente bello quando si sta tutti insieme a fare il giro del paese. È molto molto bello. A volte partecipano anche delle macchine d'epoca e anche moto d'epoca e sono veramente molto interessanti, ma poi si visitano veramente tanti posti e come ho detto prima la Sardegna non è solo mare, abbiamo dei posti bellissimi che veramente a volte non so perché, ma le persone si riversano sempre soltanto al mare. Certo, è vero, abbiamo coste bellissime, ma come ho detto poco fa, anche il centro Sardegna è veramente qualcosa di meraviglioso. Adesso vi porto a fare un giretto con noi. Adesso voglio mostrarvi questo spettacolo che, come vi ho detto, non conoscevo. Si chiama il Rio Leni. È un corso d'acqua che nasce nelle montagne di Villa Cidro, nel cuore del massiccio monte di Linas. Fluisce tra gole rocciose e boschi, alimentando spettacolari cascate come quella di Sa Spedula, prima di essere sbarrata dalla diga che oggi irriga i campi del Campidano. Ecco qua, adesso siamo proprio ai piedi della diga. Adesso siamo arrivati nella zona dove ci sono tutti i ciliegetti, veramente molto bello questo parco. Perciò abbiamo acquistato una vaschetta di ciliegie che abbiamo consumato insieme ai nostri panini da picnic.
Siamo riusciti a portarne anche un po' a casa di ciliegie, per fortuna, perché è proprio vero che una tira l'altra. È stato un bel motorraduno, anche perché quando sono abbinate alle sagre sono veramente ancora più spettacolari. Ci siamo divertiti veramente tanto. E così in questi giorni, come ho iniziato settimana scorsa, ho tolto tutte le decorazioni e ho cambiato vestito anche alla veranda. Adesso ci vestiamo di rosso. Lo trovo un colore anche questo tanto estivo, mi piace veramente tanto, e così in questi giorni mi sono dedicata anche a organizzare la verandina.
Adoro questo quadretto che ho fatto diverso tempo fa, ma anche qua mi è venuto in mente di fare qualcos'altro, ma adesso lo vedremo più avanti. In queste giornate oramai tanto calde, la roba asciuga veramente in pochissimo, ma veramente in pochissimo tempo. Adesso rimettiamo la tendina a posto, tutta profumata. Amo sentire il profumo della biancheria appena lavata. È un qualcosa che mi piace, mi è sempre piaciuto tanto. Sono estremamente felice di come è venuto il risultato, ma adesso, cari amiche, voglio mostrarvi come ho modificato questi due strofinacci che avevo acquistato tempo fa e li avevo trovati all'Eurospin ed erano abbastanza grandi, perciò li ho divisi in due e sono diventati quattro. Ma adesso vi mostro come ho fatto i primi rossi e gli altri invece che avevano una decorazione, un motivo con ciliegie e fragole. Diciamo che ho ricavato 4 tovagliette, sono veramente carine. Nel primo tessuto rosso lateralmente farò dei volantini, aggiungerò del pizzetto e approfitto per cucire sempre nella mia solita postazione della primavera-estate, è il mio posto preferito per cucire in questo periodo dell'anno. Come avete potuto notare, ho cucito tutto il tempo, anche gli abiti della grandeggiata li ho cuciti appunto in questa zona. Oramai è diventata la postazione della mia gatta Luna, le piace tanto incastrarsi negli spazi più stretti, a me fa morire da ridere. DJ, ti vuoi rimettere al tuo posto?
Ma ecco qua come sono venute le tovagliette, io le adoro, mi piacciono veramente tantissimo. Dopo che ho terminato il cucito vittoriano mi sono venute in mente un sacco di altre decorazioni da realizzare per questo periodo dell'anno, quindi passo passo ci metteremo mano e vi mostrerò e preparerò tutto insieme a voi. Ma adesso, care amiche, è arrivato il momento del dolce. Oggi voglio preparare insieme a voi una crostata morbida con delle banane e dalla farina di mandorle. È molto semplice da preparare, ci vogliono e servono pochi ingredienti. Occorrono 60 grammi di burro morbido, 70 grammi di farina di mandorla e 70 grammi di farina. Io, come sapete, utilizzo la mia, ma va bene anche quella 00 o addirittura quella di grano saraceno, di farina di riso, insomma si può scegliere quel tipo di farina usare. Nel frattempo sto schiacciando 2 banane e aggiungo un po' di limone spremuto. Io ho utilizzato il cubetto congelato che ho messo a sciogliere nel microonde ed è veramente utile quando serve un po' di limone spremuto. Infatti ho fatto un video dedicato proprio al recupero del limone per il periodo estivo. Nel frattempo unisco del burro morbido con 60 grammi di zucchero. Ho aggiunto un uovo e ho iniziato a lavorare con una frusta a mano fino al completo assorbimento. Iniziamo a buttare le polveri, inizio con della farina e ora unisco tutte le banane schiacciate. E continuo a versare anche le altre e per ultimo aggiungo mezza bustina di lievito per dolci. Dimenticavo, ho aggiunto anche tanta scorza di limone grattugiato. Ho foderato il fondo di una teglia con della carta da forno, io ho utilizzato una teglia da crostata e ho messo in forno a una temperatura molto bassa. Come sapete io utilizzo il forno a gas. Nel frattempo ho messo via anche il lievito avanzato che conservo sempre in questo contenitore.
Nel frattempo prepariamo anche della crema pasticcera con 250 ml di latte e io poi utilizzo 2 tuorli, 50 g di zucchero e 20 g di amido di mais o maizena e tanto limone, buccia di limone grattugiata. Ho deciso di mettere della crema come farcitura, ma volendo si può usare anche un altro tipo di farcitura, marmellate, frutte. Io in questo periodo mi piace veramente tanto consumare la crema pasticcera fresca e in questa occasione ho messo delle granelle di nocciola sopra, veramente molto buona e goduriosa. Una volta che ho sfornato la crostata ancora tiepida, ho versato la crema pasticcera sempre tiepida e non vedevo l'ora di provarla, ma credetemi cari amiche è veramente molto 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 buona e goduriosa soprattutto. Che bontà! E anche oggi è tutto da casetta, care amiche. Spero che il video vi sia piaciuto. Grazie per essere state anche oggi qui in nostra compagnia. Fatemi sapere se replicherete la torta perché è veramente buona. Ecco che sto usando un altro cubetto di limone ghiacciato per la mia tisana tiepida. Che mi piace consumarla anche in questo periodo dell'anno con una temperatura differente ovviamente. Grazie ancora per tutti i commenti bellissimi che mi scrivete, vi abbraccio a tutte forte forte, ci vediamo venerdì prossimo, ciao ciao!